Oggi siamo qui con due microfoni, ovvero l'Audio-Tecnica AT2040 e il T-Bone MB7 Beta. Quale dei due è più adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Bene, oggi facciamo un video dove compariamo due microfoni. I due microfoni sono l'Audio-Tecnica AT2040 e il T-Bone MB7 Beta. Entrambi i microfoni stanno entrando nel mio Tascam Mixcast 4 e non verrà applicato nessun effetto, se non portare la registrazione finale a meno 14 lufs per fartela sentire meglio. Ok? Questi microfoni hanno dei punti in comune e dei punti in cui sono molto diversi. Allora, partiamo dai punti in comune. Entrambi sono microfoni dinamici, ok? Quindi non hanno necessità della 48 volt. Entrambi i microfoni costano all'incirca una novantina d'euro. Probabilmente il T-Bone MB7 Beta costa 4-5 euro in più all'Audio-Tecnica T2040, ma dipende dove lo compri, in che periodo lo compri, perché spesso su portali come Amazon ci sono sempre delle offerte. Ok, un altro punto in comune è il fattore di forma. Entrambi hanno questa forma che possiamo definire a barilotto, entrambi più o meno, sai, quella forma che ricorda un po' lontanamente, in alcuni casi non tanto, lo Shure SM7B. Al di là di questo, tutto il resto sono due microfoni completamente diversi. Perché? Perché questo qui è ipercardioide, questo qui è cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo prende tanto di ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Questo qui prende è molto più focalizzato sulla voce, prende molto meno di ciò che arriva di lato e pochissimo di ciò che arriva dietro. Quindi non esiste il giusto o lo sbagliato, dipende da te quale ti piace di più, o meglio, quale ti serve di più nel tuo ambiente domestico o comunque nel tuo studio dove registri. Quindi non c'è un giusto e uno sbagliato. Un'altra differenza è in termini di gain. Perché? Perché, ti dico subito, l'Audio-Tecnica AT2040 sta entrando nel Mixcast con un gain di 40 dB, mentre il T-Bone MB7 Beta sta entrando con un gain di 42. Quindi un minimo di differenza c'è, ma volevo fartelo comunque notare. Ok, entrambi i microfoni sono alla stessa distanza dalla mia bocca, ovviamente non ho preso il centimetro per poter verificare, ma dovrebbe essere così. Hanno la stessa inclinazione, quindi entrambi sono fuori asse. Di entrambi i microfoni ho già fatto video singoli dove parlavo di questo microfono e di questo microfono individualmente, quindi se non li hai già visti, valli a rivedere. Allora, sono due microfoni molto diversi come suono. Stavamo parlando appunto delle differenze. Sono molto diversi come suono, quindi qui è una questione semplicemente di gusto. Non c'è un giusto o uno sbagliato perché, come ho detto tante volte su questo canale, dipende molto dalla tua voce. Quindi se hai una voce più bassa, preferisci magari un microfono che diciamo smorzi un po' queste frequenze troppo basse nella voce, magari esalti quelle un po' più alte, quelle che danno un po' più di aria alla voce. Se hai una voce molto spinta sulle frequenze alte, vuoi al contrario un microfono che sia più spinto sulle basse e che possa attenuare un po' la spinta sulle alte. Insomma, non esiste un giusto o uno sbagliato. Infatti in questo video non voglio dimostrare qual è il migliore, perché non esiste il migliore. Sono due microfoni, come ti ho detto, alcuni punti in contatto ce li hanno, altri sono molto diversi, però entrambi sono microfoni che nella fascia di 100 euro, un po' meno, se la battono con tantissimi altri microfoni. Ce ne sono veramente tanti, alcuni li abbiamo già recensiti sul canale, altri lo faremo prossimamente, per cui è una fascia di mercato molto affollata dove c'è di tutto, c'è veramente di tutto, quindi ancora una volta è difficilissimo dire questo è migliore o questo è peggiore. A me fa piacere se tu, ascoltando la mia voce, io sto intervallando i due microfoni, come vedi c'è la scritta in sovraimpressione AT2040 MB7 Beta, sto intervallando i microfoni in modo che tu possa sentire quale dei due ti piace di più. Sono microfoni che stanno entrando puliti, quindi non verrà applicato nessun tipo di effetto, e questo serve anche appunto per aiutarti a prendere una decisione. Ora, io ti metto in sovraimpressione anche un po' durante questa chiacchierata, un po' di informazioni tecniche sui due microfoni, cose che trovi già nei video individuali, ma per comodità te le metto anche qui. Ecco,
è una scelta veramente difficile. Io non so dirti quale dei due preferisco perché sono molto particolari. Probabilmente il fatto che questa ipercardioide può essere molto utile in certi casi, meno utile in altri casi. Questo qui probabilmente è un po' più flat rispetto a questo che è un po' più medioso. Però, ripeto, dipende sempre molto dalla voce. Nessuno dei due è limitazione dello Shure SM7B come suono, perché sono completamente diversi, ovviamente. E faremo anche la comparazione tra ognuno di questi due microfoni e lo Shure SM7B, per cui se ti interessa che io faccia il paragone tra questo e lo Shure SM7B, questo e lo Shure SM7B, iscriviti al canale, attiva la campanellina in modo che quando il video è pronto tu non ti perderai la possibilità di vederlo. Ok, io mi aspetto che tu commenti questo video dicendomi appunto quale dei due secondo te è più adatto nel tuo contesto. Sono entrambi microfoni molto adatti, proprio per il fatto che sono dinamici, a ambienti non acusticamente trattati. Quindi se ti stai facendo la domanda ma quale dei due mi conviene usare nella mia stanzetta che non è acusticamente trattata? Entrambi vanno bene perché hanno un self noise bassissimo, ovviamente essendo dinamici, entrambi un po' perché sono dinamici, un po' perché questo ipercardioide e questo cardioide in ogni caso hanno il pattern polare giusto per essere utilizzato in una stanza non acusticamente trattata. Quindi la scelta è veramente difficile. Io faccio veramente fatica a dirti qual è il migliore. Anche a livello di costruzione sono molto solidi entrambi. Non c'è molto da dire, sono fatti bene, sono fatti per resistere. Nessuno dei due ha nella confezione l'anti-pop, quindi la spugna o il ragno. Questo perché? Perché entrambi hanno al loro interno, questo qui si riesce ad aprire, questo qui no, infatti in questo, cioè la T2040, se vai a vedere il video, ho svitato questa parte davanti per farti vedere come c'è un bel pezzo di spugna davanti e la capsula è molto assorbe molto bene gli urti. Questo qui non si riesce ad aprire, ma immagino sia la stessa cosa, quindi abbia comunque una sospensione che tiene la capsula appunto sospesa per evitare le vibrazioni e abbia un po' di spugna davanti per evitare appunto le fastidiose plosive. Quindi da questo punto di vista sono anche abbastanza simili. Davvero non saprei quale scegliere, quale consigliarti. Se tu mi dovessi dire Ale, quale dei due? Avrei difficoltà, ma se tu mi spiegassi la tua stanza, mi spiegassi la tua voce, o meglio me la facessi sentire, probabilmente riuscirei a consigliarti uno dei due, ok? Perché come ci siamo detti altre volte, forse l'ho detto in qualche video, il microfono è un po' come un profumo, no? Deve stare bene addosso a te, non in generale. Anche quelli che dicono l'SM7B è il miglior microfono che esiste, io non lo so su che base, perché ci sono delle voci sulle quali quel microfono non suona bene. Ok? O magari, non lo so, il Neumann U87i, che tutti dicono essere il miglior microfono, comunque quello più diffuso negli studi di registrazione super professionali, non è detto che sia sempre la scelta migliore, dipende molto dalla tua voce. Quindi a maggior ragione microfoni economici. Ok? Quindi non esiste un meglio o un peggio, esistono questi due microfoni che sono in una fascia di prezzo di 95-99 euro, ma i prezzi oscillano parecchio. Quindi non ti resta che, se vuoi che io possa consigliarti quale dei due, commenta questo video, spiegami un po' il tuo caso e magari posso darti un feedback in più. Per il resto, fammi sapere quale dei due sulla mia voce, a questo punto, quindi non in generale, ma sulla mia voce, quale dei due ti piace di più. Considera che sono assolutamente puliti, non c'è nessun effetto. Ovviamente aggiungendo la compressione, l'equalizzazione, magari un de-esser o altro, suoneranno ancora molto 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 meglio, ok? Ma diciamo quella è un'altra cosa, ok? Bene, io mi sono dilungato anche troppo in questo video, ma mi faceva piacere parlare perché mentre parlo è la scusa, diciamo, il fatto che parlo tanto è la scusa per farti sentire alternati questi due microfoni. Va bene? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!